Come progettano e come pianificano il lavoro oggi i docenti? Il progetto DEPIT cerca di analizzare una strategia sulla progettazione didattica e ha come finalità quelle, da un lato, di supportare i docenti nel percorso progettuale e nell'azione in classe, dall'altro orientare gli studenti durante il percorso. Il punto di riferimento teorico, la base teorica, è il Conversational Framework di cui parlerà Diana Lorillard nel prossimo video. Le ipotesi del progetto sono due. La prima è che oggi è necessaria una progettazione esplicita, situata e coprodotta con gli studenti. Il secondo elemento è che occorre il supporto di un artefatto progettuale digitale che renda visibile anche in classe il percorso progettuale. Cerchiamo di partire per supportare queste ipotesi e per capire qual è il senso, il suggerimento, il lavoro che DEPIT propone. Cerchiamo di partire dai problemi che incontrano i docenti nella progettazione. Abbiamo constatato che ci sono due elementi che i docenti condividono. Noi abbiamo intervistato oltre 80 docenti e fatto questionari con oltre 300 docenti. Elementi condivisi sono, in primo luogo, che macro e microprogettazione sono due processi connessi ma differenti come logica. Per macroprogettazione intendiamo la progettazione del curriculum e del modulo, per microprogettazione la progettazione della sessione di lavoro. Sono due prodotti differenti. La macroprogettazione è articolata intorno al significato del percorso, mentre la microprogettazione è la strutturazione delle attività che vengono svolte durante l'attività didattica. Il secondo elemento condiviso è il fatto che la microprogettazione si articola sulle attività e non è una semplice parcellizzazione della macroprogettazione. Un tempo si parlava di un contenuto macro che veniva man mano parcellizzato e diventava il micro. Il romanticismo, Leopardi, l'infinito. Oggi ci si è accorti che questa parcellizzazione non funziona neanche a livello di obiettivi. La micro non è una semplice parcellizzazione, ma è un prodotto che individua la successione delle attività e queste attività coinvolgono molti fili tra loro intrecciati, non solo quelli disciplinari. Per analizzare invece i problemi sentiamo direttamente il punto di vista dei docenti. Allora, sicuramente c'è una discrepanza fra i documenti scolastici e la mia programmazione, per cui quella annuale che la scuola mi presenta non mi permette di attingere per quanto riguarda invece la mia progettazione giornaliera. Se parliamo di macro e di meso, il primo problema che incontro è proprio la gestione un po' della complessità, il tenere sotto controllo i diversi fili e i diversi aspetti, la competenza, il nucleo concettuale, le modalità di valutazione, di gestione e diciamo tutte quelle maglie larghe su cui una macro ed una meso si muovono. Per quanto riguarda la progettazione di unità d'apprendimento, siccome siamo molto liberi in questo, è principalmente la scelta del contenuto delle attività, quindi proprio la strutturazione del tipo di percorso da fare in vista dei traguardi che invece sono coercitivi e mantenere la coerenza tra l'altro tra il tipo di percorso e il traguardo da raggiungere. Un'altra difficoltà è quella di capire come inserire nelle routine una serie di attività che per me sono importanti perché riguardano ad esempio il benessere psicologico, lo stare insieme, che però si distaccano insomma da quello che è l'obiettivo d'apprendimento. Quando mi trovo a progettare un concetto su cui lavorare per un paio di settimane, 3 settimane, la mia difficoltà è soprattutto la coerenza. Cioè mi domando sempre se sono abbastanza attenta ai passaggi graduali per i bambini, a fornire strumenti che siano sempre motivanti. Questo è il problema della progettazione. E naturalmente sarebbe comodo avere un organizzatore della mia progettazione perché spesso la mia è abbastanza caotica e quindi la devo rivedere più volte. Invece un organizzatore in questo senso mi farebbe molto comodo.
Allora, i problemi che incontro nella progettazione di una sessione di lavoro sono legati prevalentemente alla tempistica, perché devo cercare di organizzare tutto quanto all'interno di un tempo molto ristretto e quindi il tempo è il problema principale. Poi la seconda problematica è legata al variare le attività in base alla tipologia di bambini, perché spesso ho in classe bambini molto diversi e quindi diventa complicato proporre una stessa attività, una stessa consegna a tutti. In sintesi, i problemi nascono in gran parte dalla complessità del reale. Quando il filo era uno solo, era una parcellizzazione, quindi dal macro al micro si poteva arrivare per parcellizzazioni successive. Oggi i fili su cui lavora la complessità sono molti, disciplinari, interpersonali, intrapersonali, e quindi un percorso lineare dal macro al micro non esiste. Il secondo aspetto è connesso alla interattività, il modello del conversational framework. La complessità richiede la esplicitazione del percorso progettuale. Finché il percorso era semplice e lineare, uno poteva anche tenerlo in mente. Oggi la complessità, mettere insieme più fili, usare più linguaggi, richiede una progettazione esplicita, situata e condivisa e a volte anche coprogettata con gli studenti. Nella stessa direzione va il supporto digitale. Un supporto digitale permette di avere una progettazione flessibile e liquida, che durante il percorso l'azione può adattarsi e può trasformarsi, acquisendo anche ciò che l'evento suggerisce e acquisendo anche i materiali che gli studenti producono nell'azione stessa.